Amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avete intuito dalla copertina, parliamo di Flash. Parliamo un pochino delle modalità, di come utilizzarlo, di come impostarlo, quindi mettetevi comodi. Prima di partire con il video, prima di spiegarvi tutte le modalità e tutti gli utilizzi del Flash, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di supportare con un like, un commento, fatemi sapere che cosa volete vedere nei prossimi video, fatemi sapere che cosa vi interessa, fatemi sapere ragazzi, fatemi sapere perché aiutate questo canale, potete aiutare me, creiamo nuovi contenuti, quindi dato che ci date un grande lavoro, supportate e datemi una mano. Bene, allora, oggi parliamo di Flash. Perché parliamo di Flash? Prima cosa, parliamo di Flash perché ho dovuto comprare lui. Lui è il Godox V1S, un Flash bello potente, bello pesante, sia a livello di prestazioni che a livello di peso effettivo. Perché l'ho preso? L'ho preso perché io, come sapete, qua a Brescia utilizzo una luce continua per i miei ritratti e va bene, nel senso non ne faccio più tanti perché ho poco tempo, non riesco a incastrare tutto. A Bolzano invece, quando faccio qualche servizio o qualcosa per progetti personali, lo faccio all'interno dello studio fotografico dell'Università di Bolzano, che è molto attrezzato, è pieno di flash, è pieno di grandi cose, grandi attrezzature, e quindi utilizzo dei flash da studio, però lavoro anche su eventi, su cose, quindi mi sta piacendo anche quel fattore lì, c'è un lavoro interessante su quella parte lì. E l'anno scorso utilizzavo un flash di Sony che mi prestava il Pascu, poi dopo gliel'ho ridato indietro perché a me non piaceva comunque utilizzare la sua roba, e insomma è sempre un attimo che se sei a una festa ti si rovescia un drink, qualcosa mi rovina l'attrezzatura, se è mia sono fatti miei, se è di qualcun altro sono sempre un pochino così. Quindi dopo varie ricerche mi sono preso questo Godox, che tra l'altro è molto interessante perché lo posso montare qua in studio sui softbox tramite un paio di accessori, quindi se siete interessati a un video dedicato su di lui fatemelo sapere perché è molto interessante, è bello potente, c'è la versione anche Pro, poi si può attaccare con il trigger, insomma si possono fare tante cose. Se siete interessati lasciatemi un commento che io ve lo realizzo. Parliamo di flash. Allora, ci sono, prima cosa, tre tipologie di flash, che sono il flash pop-up delle fotocamere. Ci sono delle fotocamere che ce l'hanno, soprattutto quelle entry level. La mia, per esempio, la mia Sony A7 III non ce l'ha perché le fotocamere di un certo livello poi hanno smesso di montarlo. Fa una luce brutta perché è una piccola fonte luminosa in corrispondenza dell'obiettivo che quindi spara la luce, e questa cosa qua ovviamente appiattisce tutto e crea un effetto molto piattume, soprattutto dato dal fatto che la fonte luminosa è molto piccola, al contrario per esempio di questa che comunque vedete essere già più grande, cioè questo qua, quello pop-up è un decimo di questo, quindi per farvi capire il coso. Poi c'è il flash a slitta come questo qua, quindi che si monta sopra la macchina fotografica e che si connette alla fotocamera tramite i pin sopra, molto comodo, molto pratico per tutte quelle situazioni di serate, per tutte quelle situazioni in cui è importante avere un flash. Viene posto in corrispondenza dell'obiettivo, fa una luce molto più potente, fa una luce molto più anche grande, come in questo caso. Ci si possono attaccare dei mini modificatori come delle semisfere che vanno a diffondere, a rendere la luce più morbida, come delle gelatine che possono rendere il tutto un pochino più colorato, insomma ci sono tantissime cose. A proposito di colori, ho dietro questa cosa qua blu, è un esperimento, vediamo come viene. Mentre la terza categoria sono i flash da studio. I flash da studio si collegano alla macchina fotografica tramite dei trigger, che sono dei dispositivi che vengono messi sopra la macchina fotografica, che sono dei ripetitori che quindi collegano la vostra macchina fotografica con il flash da studio, e quindi quando voi schiacciate parte e si sincronizza tutto per bene. I flash hanno tantissime funzionalità, soprattutto quelli da studio e quelli a slitta. Partiamo dalla più semplice di tutti, che è la TTL, che è la funzione base dei flash. Praticamente si affida alla vostra macchina fotografica e regola il flash in automatico. Questa cosa è super comoda perché quando voi scattate a degli eventi in discoteca, in situazioni in cui la luce cambia molto velocemente, in cui la situazione cambia rapidamente, quindi non potete sempre stare lì a fare le cose in manuale, questa cosa è super comoda perché la vostra macchina fotografica capisce
quanto c'è di esposizione, quanta potenza dare al flash, e questa cosa qua è fantastica. Il flash viene regolato in automatico dalla vostra macchina fotografica rispetto alla potenza che deve mettere, quindi super comodo. Ecco, ultima postilla sulla TTL, la modalità TTL è l'unica presente nei flash pop-up perché la macchina fotografica la regola in automatico e punto, stop, questo è quanto. Mentre invece la modalità manuale, che è super importante saperla utilizzare e essenziale per tutta la parte di fotografia in studio, per tutta la situazione in cui la luce è controllata e sotto controllo e potete creare degli effetti, delle cose, no? Potete quindi giocare con la macchina fotografica rispetto a quello che potete realizzare con il flash. Quello è super importante. Avete in manuale sia il flash che la macchina fotografica, avete il 100% del controllo di tutto. Questa in situazioni come eventi, serate, fotografie in discoteche, quelle robe lì, è altamente sconsigliata perché voi dovete portare a casa più scatti possibili e devono essere il più perfetti possibili, e quindi o gestite in manuale. Io gestisco in manuale la camera agli eventi, c'è chi fa automatico sia camera che flash, c'è chi fa manuale sia camera che flash, però sono veramente pochi perché è una menata. Magari avete 2 ore di lavoro, dovete portare a casa quelle 250 fotografie, fare una cosa quantitativa senza una grandissima qualità eccetera, però avete bisogno che le foto siano a fuoco, ben illuminate, che si veda la gente mentre si ubriaca, e quindi il manuale è un po' sconsigliato in quelle cose lì, però è super importante saperlo utilizzare in studio o saperlo utilizzare in situazioni di luce controllata, non per forza in studio, anche all'aperto. Voi potete prendere un flash da studio e posizionarlo anche all'aperto, oppure anche un flash a slitta come questo, se lo collegate, se c'è la possibilità come questo qua di essere collegato a un trigger, voi collegate il trigger al flash, mettete il trigger sopra e questo qua lo utilizzate come fonte luminosa esterna. Poi ricordiamoci che ai flash si possono attaccare anche i modificatori e dopo ne parliamo infatti. Altra funzione, la funzione HSS. Questo praticamente permette al flash di funzionare anche con delle velocità di otturatore molto più ridotte, quindi a un 125esimo, 250esimo di secondo. Non tutti i flash ce l'hanno, però questo è super importante perché magari avete bisogno di un tempo di scatto molto veloce per immortalare una scena, un salto, un qualcosa preciso, e allo stesso tempo il flash vi dà la possibilità quindi di illuminare lo stesso la scena. Questa è una situazione in cui ha bisogno di una sua particolare impostazione, perché normalmente, se voi lo impostate per esempio in TTL a un 250esimo di secondo, non tutti i flash vi fanno il lampo di luce che viene catturato dalla macchina fotografica. Abbiamo parlato di congelare l'attimo, parliamo anche di lunghe esposizioni in cui la funzione Rare Contain Sync, questa cosa qua che è comparsa qua, vi permette di, in fase di lunghe esposizioni in cui volete cogliere delle scie, qualcosa, voi lasciate aperto l'otturatore per X secondi e il lampo del flash arriva solo alla fine dell'esposizione. Quindi per cose molto specifiche, se voi state per esempio immortalando una ballerina che sta ballando e che quindi volete fare l'effetto di mosso, nell'ultimo millisecondo prima che si chiuda la tendina dell'otturatore, spara il flash così che la ballerina sia tutta in movimento e poi l'ultimo secondo sia congelata. E questa cosa qua però parliamo di una settorialità di queste funzioni veramente ristretta. Io non le ho mai utilizzate, per esempio. Una cosa molto importante dei flash che dobbiamo ricordarci, soprattutto quando sono in TTL, vi danno la possibilità molto spesso di creare una compensazione automatica. Quindi se la scena è sottoesposta o sovraesposta, voi potete andare proprio a aumentare di una frazione, un numero di stop la illuminazione di quella scena. È una cosa super importante, super interessante. Amici, ultima cosa importantissima del flash è che il flash è utilizzabile non solo come punto luce, ma è utilizzabile con tutta la parte relativa ai modificatori. Quindi sia che sia un flash a slitta, sia che sia soprattutto un flash da studio o un flash da slitta, come vi dicevo prima, utilizzato in modo da flash da studio, quindi con un trigger eccetera, utilizzate i modificatori, perché i modificatori prendono questo lampo di luce incredibile e lo cambiano e lo condensano in un certo modo e cambiano anche la durezza, appunto, come sapete, dei flash e di queste luci. Questa cosa è importantissima, saper utilizzare i giusti modificatori in diverse occasioni è super importante. La forma che date alla luce è
un elemento super importante a livello di narrazione, come parlavamo nell'ultimo video sul colore, quindi ricordatevi anche questo. Ogni flash molto spesso ha il proprio attacco, nel senso ci sono tantissimi flash come i Profoto che non utilizzano un attacco Bowens universale, che invece magari è utilizzato sui flash Godox o sui Fai Aputure e quelle cose lì. State attenti prima di scegliere un brand, perché molto spesso se comprate quel brand una volta e prendete i modificatori di quel brand una volta, poi la volta dopo che magari volete cambiare sistema, siete costretti a rimanere lì perché dovreste cambiare tutti i modificatori, quindi state attenti quando prendete in considerazione. Bene amici, il video finisce qua, siamo giunti al termine di un'altra bella spiegazione fotografica, sono contento di essere tornato a parlare di fotografia anche in questi termini. Settimana prossima dovrebbe uscire un video sul ritratto e questa cosa qua mi rende super contento, perché sta tornando anche la serie del ritratto, stiamo tornando noi, stiamo tornando bene. E adesso poi ci focalizzeremo anche su una parte di prodotto, su uno shooting che devo fare, quindi ci creeremo una parte, cioè prodotto nel senso di accessori e quelle cose lì. Quindi se avete seguito il video fino a qua vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un like, di lasciare un commento, di supportare il canale perché stiamo andando forte. Ciao a tutti!